Io sono etneo, sono nato a Catania, città dell'Etna, che ha la bellezza di una dea, questa forma meravigliosa che si stende, fa pensare proprio quando tu arrivi in aereo in città, in zona e la vedi nella sua totalità, nella sua bellezza dall'alto, proprio pensi ad una dea. Sono quindi nato a Catania nel 1938. Il trasferimento a Milano invece avvenne a studi completati, cose così, nell'anno scolastico 62-63 perché incominciai ad insegnare qui. La mia prima mostra è datata 1968 alla Galleria Bergamini. Rileggendo giorni fa, riguardando giorni fa il, il mio catalogo della mostra di Palazzo Reale e Gallerie d'Italia, ho avvertito che probabilmente sarebbe stato interessante far vedere anche dal punto di vista didattico, piccola licenza di un vecchio professore, insomma, come sia un po' dipanato, insomma, il mio lavoro nell'arco di questi miei circa 60 anni di ricerca. Allora, siamo nel 1970 qui. Il primo lavoro è il nero sul nero, ossia questo schermo nero chiude un momento di ricerca che io facevo 68-69, così, dove ci sono queste forme modulari. Ecco, questo schermo diciamo un po' è come se chiudesse il periodo. E infatti l'ho chiamato alterazione del nero su nero, nero su nero, quindi queste forme modulari vengono come schiacciate, nascoste. Il passaggio successivo è questo. Questo indagare, vedete, le forme modulari in qualche modo ci sono sempre, no? Sono un po' diverse, però comincio a fare un discorso sulle geometrie, ma una geometria non euclidea, non una geometria topologica, una geometria come se fosse disegnata su un tappeto di gomma che tu puoi tirarlo, vedete, la geometria si deforma, il rettangolo si deforma, il quadrato, ecco. Quindi mette in discussione come dire, la secchezza della geometria e questo discorso lo sposto pure sul punto, i 4 punti, 1, 2, 3, 4, e sul segmento, vedete il segmento AB, ecco, naturalmente sono tutte cose mentali perché il punto è indeformabile, no? Naturalmente, però la mente del pittore deforma anche il punto perché chiaramente è solo la mente che ti consente. Ecco, vedete, qui la vedete un po' meglio, un po' più da vicino, l'alterazione del triangolo, del quadrato, del rettangolo, poi le geometrie così quasi come dei solidi che si deformano di fronte con il peso di queste, diciamo, di queste forme che gli rotolano addosso, insomma. Ecco, passiamo, qui siamo nel 1973, vedete, questo è un lavoro sui 3 colori fondamentali, il blu, il rosso e il giallo. Sono 3 lavori di 1,5 m per 1,5 m l'uno. Vedete che a un certo punto questo quadrato svirgola, no? Fa come, e qui il rosso pure si accartoccia, si deforma, anche il giallo. Ecco, la geometria
topologica, la geometria non euclidea, è una geometria che tu porti un po' a spasso e fai fare altre definizioni, altre forme, altre cose. Qui invece sparisce ogni connotato, vedete non c'è più lo spazio bianco, diventa monocromo che ha leggermente come un perimetro segnato. Cercando faccio questo lavoro qui, dove sparisce ogni contorno, diventa monocromo che però lavora sulla differenza delle velature. Questa avrà una decina di velature di colore, questa ne avrà, non so, una quindicina, una ventina, questa ancora di più. E il lavoro non è, ma è cercare di avere il respiro della pittura, cercare una via, qualcosa di tuo. Questo colore che trae in fondo cos'è questo respiro della pittura? È il respiro dell'Etna. Mentre operavamo c'era tutta una situazione in Italia, ma soprattutto all'estero, soprattutto in America, dove c'era un certo Mark Rothko che toccava la tastiera come se fosse un concerto di Chopin. La bellezza dei lavori di Rothko è incomparabile, proprio è il colore che diventa suono. Riduco la pittura, allora dico forse il lavoro si deve spostare, voglio ridurre la pittura a questi tasselli di pittura, sono di piccolo formato, usando non la tela normale, ma una tela che prendevo dagli idoli, che era una flanellina, in maniera che con l'aerografo io stuzzicavo un po' questa flanella e mi dava, con una serie di velature con aerografo leggera, se no fai la macchia, lo stuzzicavo e mi dava questo senso, alla fine come se diventava pelle, la pelle della pittura. Ecco, infatti vedi, faccio un lavoro esattamente ad empirica, una mostra curata da Giorgio Cortenova. Io c'ho un grande lavoro grigio di 3 metri e accanto in rapporto avevo messo questo peduncolo di pelle di daino, perché volevo che tu toccassi la pelle di daino e guardassi l'opera, proprio trasmettere il piacere della mano, toccare, è una cosa meravigliosa toccare, anche per abbattere questa cosa che la pittura non va toccata. La scultura puoi, perché è di bronzo, perché è di legno, perché è di ferro, mentre la pittura no, invece no, la puoi accarezzare, cioè non la devi, non la devi, però la puoi toccare perché trasmette qualcosa, la mano, il calore della pennellata, no? Ma siamo sempre il quadruccio più piccolo, però già stavo tentando, cercando, ragazzi, tutto questo anni, mesi, anni, che tu andavi in studio e non sapevi cosa fare. Vado in studio, a fare che? Non lo so, cerco. 1976, la rottura del quadro, è come se io avessi fatto bene, basta, lo taglio il quadro. Quindi il muro, da destinatario passivo, entra dentro l'opera. E allora di fronte a questo lavoro ho capito che forse c'era qualcosa, poteva essere interessantissimo, era già pronto da un po' questo, ogni tanto lo tiravo fuori, lo guardavo, finché passò Filiberto Menna da Milano, io glielo feci vedere,
E lui, che poi è il critico che sosteneva la nostra situazione della pittura analitica dell'arte, mi ha detto: Pino, credo che tu qui hai molto da lavorare. Italo Mussa aveva, allora c'era a Cirreale, aveva la possibilità di fare una mostra da Cirreale d'estate, perché a Cirreale d'estate faceva una mostra, un anno era Achille Bonito-Oliva, un altro Filiberto Benna, un altro anno Italo Mussa, così tutti critici, soprattutto romani. Mi ha detto: io adesso ho pronta, e tu sei invitato, la mostra all'Istituto Italiano di Cultura Italo-Americano a Roma, ma non posso invitarti con questo lavoro, perché se ti invito con questo lavoro succede la rivoluzione e tu sei andato avanti, per cui tu sarai presente alla mostra del colore, di fatto. Sarai presente con i quadri, quelli a tre, questi qui, va bene, ma questo non te lo posso presentare, perché mi metteresti in difficoltà, perché gli altri artisti cominciano a dire: e che c'è qua? Questo ci ha dato scacco matto, prima ancora, insomma. Sempre nel 1976 faccio quest'altro lavoro qui, ecco, qui vedete è più grande, si vede meglio, ecco così, una disseminazione. Questo è un altro tipo di sguinciato, ma l'altra è più dritta. Che cos'è questo? È proprio il gesto di, come dire, volere riscrivere una mia sintassi del far pittura. Ecco, voglio riscrivere la mia grammatica della pittura, non pretendo di quella del mondo perché è impossibile. Ma allora ho fatto questi 3 frammenti che vanno nello spazio, che poi diventano 6, che poi diventano 12, che poi... Sempre in quello stesso periodo c'era un critico francese che era un talento giovane, si chiamava Bernard Lamarche Vadel, che mi invitò al Museo d'Arte Moderna di Parigi e mi diede una sala dove io presentai proprio le 2 grandi disseminazioni di questo tipo qui in quegli anni lì. Quindi viene documentato, è stato documentato più volte, più super pubblicato, così. Ecco, quindi questo serve per dire, qui forse c'era la possibilità di dare quel colpo di spalla, no? Che tu dici: questo sta facendo una cosa diversa. Vedete, qui io raggruppo tutta una serie di semi, di elementi. Si inaugura Palazzo Forti, museo che viene diretto da Giorgio Cortenova. Lui mi invita, mi dà un grande parete e io faccio questa grande disseminazione usando frammenti degli anni 70, e già cominciando a fare in modo che anche i frammenti un po' si possano accostare l'uno all'altro, quindi già c'era il tentativo ancora di cercare qualche altra possibilità. Qui invece siamo già pelino più avanti, allora riprendo ancora il colore e faccio un lavoro sul dritto curvo, dritto curvo, dritto curvo, dritto curvo, dritto curvo. Ecco, quindi muove lo spazio dal punto di vista percettivo, pubblicato e esposto al milione, mostra al milione, tutte queste cose così. Poi mostra in giro, mostra da Turchetto Plurima alla Galleria Plurima di Udine, insomma, e così via, portate in giro in vari posti. Questo per esempio è un colore sempre di quegli anni con esplicativo. Questa è una mostra fatta alla Galleria Artra Studio, dove faccio quel grande lavoro che aveva Carmo, quello invadeva tutta la galleria, no? E poi nella parete di fronte avevo un colore che era proprio esemplificativo del concetto di pittura, il grigio che tiene
i tre colori fondamentali, rosso, giallo, blu, e i tre colori complementari, il verde, il viola e l'arancione. Ecco, negli anni 80 il lavoro, vedete, prende carne, si prende carne, proprio diventa più robusto. Questi elementi, uso dei materiali naturalmente per dare questo senso del pieno, però mi interessava che toccare sempre la pittura e sentire non solo più la superficie, ma la superficie con la carne della sua struttura, insomma. Qui siamo negli anni 90, sparisce, la pittura si autoporta da sola, proprio come se fosse, diciamo, della materia solidificata, no? Non c'è bisogno di struttura, mentre in quella degli anni 80 lì c'era una strutturina che le teneva. Mi piace che la pittura un po' amoreggia con se stessa. Poi vi farò vedere un lavoro che io mentalmente pensavo ad un altro artista che ho sempre amato, che è Matisse, perché per me Matisse è la pittura, la sapienza della pittura. Picasso è il genio che sappiamo, quello che ha scoperto nuovi modi di intendere, però la pittura, come nel suo farsi, nel suo definirsi, nel suo canto interno, nella sua cosa, per me è Matisse. Allora mi interessava che questi elementi così si toccassero, si sfiorassero, amoreggiassero, in un certo senso. Ecco, qui c'è appunto un esempio, vedete, di questa pittura che è proprio sempre questa superficie tutta lavorata, tutta... Qui una sorta di geometria, sgeometria, no? Rompere la geometria, sempre qualcosa che tu rompi, che deve essere altro. Ecco, quando vi dicevo questa sorta di danza matissiana, vedete questi due colori, il blu e il giallo come danzano, come amoreggiano, come si toccano, è quasi una pittura in amore, no? Lo so che questi termini sono poco, come dire, sono poco corretti per una critica d'arte, ma l'artista quando dipinge con il corpo, con la testa, con le mani, con il cuore, c'è tutto di un artista, non viene sacrificata una parte. Parlo di amoreggiare perché mi piaceva questa cosa, che questi corpi che si toccano, si sfiorano, ecco che appunto amoreggiano, come dico io, no? Ecco, qui per esempio, vabbè, già siamo più vicini, questa è la pittura, vedete la disseminazione dei tre colori fondamentali, il giallo, il rosso e il blu, che volano nello spazio, così. Qui invece questo grande lavoro rosso dove giro gli angoli per ottenere l'ombra, perché basta un dettaglio a farti l'opera, basta un'ombra che tu fai cadere in un certo modo, che l'opera è già altro. Quando si lavora sullo zero, sia sul monocromo dove non c'è nessuna rappresentazione, basta, ecco lì, o tirare giù l'orecchio a un quadro, quell'orecchio lì, clac, po' caduto, è già un'altra cosa. Ecco, vedete, in questo per esempio sono due elementi che sono accostati, però l'ombra si allunga perché uno fa il passo più ha lo spessore maggiore e l'altro minore, quindi ti crea già un'immagine diversa. Ecco, lavorare sullo zero, ma riuscendo sempre a mettere un punto, a dire, ecco. Quindi insomma, con questo
penso che siete già arrivati qui a questi, non so, gli atomi che esplodono, no? Questi atomi, il giallo, il bianco, il grigio, il nero, insomma, ecco. Ecco, questo qui, ecco, questi elementi, eh, questi incroci che volano e si toccano un po', chiaramente in formato minore rispetto a quello che ho presentato a Basilea il mese scorso, che erano 100 elementi a parete di 30 metri, perché mi piaceva proprio questo volo di questi incroci che si toccano, si sfiorano e danzano sempre. Io ho sempre il piacere della danza, perché, ripeto, c'è, la pittura non è una cosa che ti castiga, deve essere una cosa che ti spinge al rapporto quasi d'amore, capisci? Per me la pittura deve essere suono, seduzione, come faceva il mio professore di laboratorio quando eravamo al circolo della stampa, che c'erano queste statue e lui intanto sentì il mio professore Ciccio Ranno, professore del laboratorio, mi toccava, mi guardava e andava avanti. Bellissimo, no? Sentire, tocchi la statua, non la so, perché la bellezza della forma femminile è la Venere, no? Cosa c'è di più bello della Venere? La dea, proprio una cosa meravigliosa, un'apparizione. Ecco, per dirvi che non dovete stupirvi se un artista vi parla anche così, perché tu parli e sei quello che sei cervello, sei mani, sei gambe, sei sesso, sei tutto. Insomma, vi dico questo per dirvi che bisogna abbattere le barriere, insomma, ecco, non avere schemi fissi quando si guarda un lavoro d'arte. Del resto, se l'artista c'è, se ha qualcosa da dire, emerge.